a tutti ragazzi, oggi stiamo facendo una gara tra marito e moglie. No, non è vero, in realtà io sto provando a pescare con un raglù modificato, ve lo faccio vedere subito. Eccolo qui, ho modificato un raglù, in realtà ne ho diversi, mentre invece Eva sta pescando, vieni qui, con un artificialino della Yuzuri che avevo comprato alla fiera della pesca, ve lo ricordate? Questo è molto particolare e secondo me può funzionare, anzi già ha funzionato, vero Eva? Ho preso la mia prima spigola con questo finalmente. Quindi oggi ci facciamo 2 lanci qui dentro, vediamo se riusciamo a beccare qualche spigola. Questa è una laguna naturale, già c'ero venuto a pesca e adesso torniamo perché finalmente non ci sono le alghe. Cominciamo così a pescare. L'esca di Eva va recuperata in maniera lineare e a canna praticamente dritta, infatti emette molte vibrazioni grazie alla coda. Io invece sto cercando di capire come si muove il raglù e devo dire che si muove parecchio bene. Però, visto che l'acqua è molto chiara, preferisco utilizzare un raglù sia un po' più trasparente. È perfetto. L'esca si muove molto bene, però non si lancia lontanissimo, infatti è molto voluminosa e il peso è poco, però per quest'acqua trasparente secondo me va benissimo oggi. A proposito, quando l'acqua è così chiara è fondamentale lanciare lontani dall'acqua almeno 2-3 metri e soprattutto dovete assolutamente evitare che l'ombra cada nell'acqua perché è la prima cosa che i pesci vedono. Camminando, a un certo punto vedo una spigola di un paio di chili che nuota. Cerco di prenderla, quindi lancio lontano da lei e piano piano recupero. E mi accorgo che la spigola segue. A momenti mi piglia un infarto, però la spigola non ci casca e segue l'esca studiandola da lontano. Stai vedendo tutto quello che sta succedendo lì? Eva non risponde perché è già 2 chilometri lontani da me e quindi mi ritocca riprendere tutto da solo. Ci riprovo, la spigola segue di nuovo, però stavolta si accorge che c'è qualcosa che non va e infatti schizza a tutta velocità. Ecco perché non bisogna fare più di un paio di lanci, perché una volta che il pesce l'abbiamo disturbato sarà inutile continuare. In questi casi mi chiedo sempre se un'esca diversa avrebbe fatto la differenza, però non si può sapere. La spigola sicuramente non era in caccia, però è rimasta incuriosita dall'esca. Forse un'esca un pochino più naturale, come un granchio o un verme finto, avrebbe potuto fare la differenza. Dopo l'inseguimento cambio di nuovo il colore del raglù e ritorno al bianco, anche perché il cielo si sta scurendo, ma questo errore mi sarà fatale. Inizia infatti una zona con degli ostacoli artificiali ed è proprio vicino a questi ostacoli che il pesce si può radunare e infatti al primo lancio qualcosa abbocca. Allora, la spigola mi ha mangiato e mi piace molto questa combo col piombino ceburasca e il raglù. Il problema è che questo raglù bianco è molto rigido, infatti l'amo, vedete, faccio una forza disumana e non si sposta e quindi non va bene. Ora provo con questo invece trasparente che è molto più morbido, vedete, ha una gomma proprio diversa, anche se la marca è identica, però questo qui secondo me può funzionare meglio. Questa l'ho persa, mi sono proprio arrabbiato. Ora facciamo qualche lancio. Allora, il recupero, ora c'è forte vento, comunque lo faccio scendere a parecchio e faccio 2 saltellini, tum tum, così. Posso anche recuperarlo dritto, ma mi piace molto l'effetto che fa con la codina che scende. Ed è un effetto che secondo me può funzionare. Ovviamente non rilancio nello stesso posto, ma cammino un parecchio più avanti per non disturbare il pesce e provo qualche esca particolare che però non mi dà grossi risultati. Non vedo l'ora di tornare lì, ma voglio far passare almeno 20 minuti. In tutto questo Eva non si è accorta di nulla ed è lì tranquilla che recupera la sua esca sperando di catturare una spigola. Io invece piano piano torno sul luogo del delitto e provo a fare di nuovo un lancio, ma stavolta con raglù trasparente. Eccola. Eva? Una spigola ha mangiato di nuovo e stavolta ci vado un pochino più cauto, anche se la canna è un po' rigidina, infatti pesco con la IMX, che non è la mia canna preferita.
Questo pesce, a differenza di altri che ho pescato, è parecchio combattivo e infatti è un paio di minuti che ci sto giocando. Ovviamente mando avanti veloce per non annoiarvi con il recupero e fortunatamente stavolta ho anche il guadino che mi fa stare un po' più tranquillo. Fantastica, guardate che meraviglia. Che gli piace il ragù? Avevo fatto tanti lanci e avevo prima agganciato una spigola, ma il ragù era troppo rigido e poi ho preso quest'altra qui, guardate quanto è grossa. Questo è un bel pesce, non lo voglio. Vedete il ragù come funziona? L'ha mangiato molto bene, questo è morbido, quindi ora lo slamo. Eccola, mamma mia, era proprio agganciata per un pelino. Guardate che pesce. Però questa non è proprio verde. No, questa è proprio bella specie. Guardate che meraviglia di spigola. Questa molto probabilmente, dato il periodo, è piena di uova. Quindi c'è solo una cosa giusta da fare, è un peccato perché è buona da mangiare la spigola, però se lo faccio abbiamo in realtà rilasciato centinaia di migliaia di spigole. Se non affondo. Ciao. Il rilascio mi è uscito malissimo, ma non volevo ferire questo pesce stringendolo troppo nelle branchie. È andata via la velocità della luce, era un bel pesce attivo, quindi sono contento. Avete visto che il ragù funziona montato come dicevo io? Allora abbiamo cambiato esca per Eva, tira giù, facci vedere. Io ho messo un buon vecchio Black Minnow che comunque funziona sempre, però vediamo se riesce a prenderla anche lei. Io non ho visto che ce n'era un'altra che mi seguiva, dovrebbe stare lì, vai. Adesso tocca a Eva, devi riuscire a prendere lei, la sua prima spigola grande. Non lanciato a grado. Bravo, bello lancio. Ma nonostante i numerosi tentativi, purtroppo nessuna spigola attacca l'esca di Eva e solamente una, un pochino più avanti, la segue fin sotto i piedi, senza tuttavia mangiare. La giornata possiamo dirla conclusa, giusto? Purtroppo si è alzato un ventaccio terribile e pescare qui non è facile perché è pieno di arbusti, bisogna lanciare precisi. Tuttavia siamo strafelici, Eva un po' meno perché lei pensa che sia facile pescare le spigole, ma ancora non lo è. Dai, devi imparare. Ho seguito una e basta. Dai, una. Io invece ho avuto una bella mangiata, l'ho slamata purtroppo e poi invece il ragù ha funzionato. E questa è un'esca che secondo me può funzionare anche al mare, anzi soprattutto al mare in mezzo agli scoglietti, perché visto si muove proprio come un piccolo pesciolino ed è molto naturale. Purtroppo non tutti i colori hanno questa morbidezza che cerchiamo noi. Questo trasparente è quello un pochino più morbido e funziona molto bene, infatti. Secondo me anche la misura un po' più piccolina può funzionare. Magari nel prossimo video vi faccio vedere come lo monto in base al colore, perché sembra assurdo, però la mescola del colore cambia la morbidezza dell'esca.